Bentornati su Bea Spazio Miniature. In questi ultimi video abbiamo parlato di giochi belli, quindi non possiamo non parlare di un altro gioco davvero bello, che nonostante le sue qualità non conoscono in molti. Stiamo per parlare di Bushido, il gioco di miniature. Bushido Rising Sun è un gioco di battaglie selvagge, di astuti stratagemmi e difese all'ultimo sangue, e dove i debiti d'onore vengono pagati con il sangue. In Bushido il destino del mondo non dipende dagli eserciti, ma dai singoli eroi, persone di capacità straordinarie, in sintonia con la forza vitale che tutto permea, conosciuta come il Chi. Questa forza è il tessuto dell'universo Bushido e coloro che hanno l'addestramento appropriato e il talento naturale possono attingere a questa fonte di energia e ottenere poteri apparentemente sovrumani. Nel mondo di Bushido il delicato arazzo del Chi e quindi l'universo stesso è minacciato dalle forze dello squilibrio e spetta a te proteggerlo o aiutare a farlo a pezzi. In una partita a Bushido è in gioco niente di meno che il destino dell'universo. Sei pronto per la sfida della via del guerriero? Bushido è un emozionante gioco di schermaglie progettato per due giocatori che utilizzano squisite miniature da 32 mm. Prendi il controllo di eroi o cattivi e combatti con gli altri per il controllo delle isole di Yuar. Dicono che i monaci registrano la loro storia in pergamene e canti mentre i samurai scrivono la loro eredità nel sangue. Ma in un intenso gioco di Bushido, come scrivere il tuo racconto dipende da te. A turno sposterai i tuoi modelli sul campo di battaglia, quindi tirerai i dadi per vedere se le tue strategie ben pianificate hanno successo o falliscono. Bushido non riguarda solo un'intensa mischia tra spade e pugni affilati come rasoi, ma anche il completamento di intricati scenari per segnare obiettivi e vincere la partita. Strategia e ferocia vanno di pari passo in un gioco di Bushido Rising Sun. Vorrei innanzitutto ringraziare GCT Studio che molti mesi fa mi ha mandato dei modelli per permettermi di recensire questo splendido gioco. Ma tra i molteplici progetti e il limitato tempo di quest'ultimo anno, Bushido è dovuto rimanere in pausa per lungo tempo. Nell'introduzione ho citato testualmente le frasi contenute nella overview sul gioco del manuale, perché almeno per me sono sufficienti per attirare il mio interesse. Sono totalmente sicuro che se state cercando un gioco sulle arti marziali e non disegnate una componente dark fantasy dove magia e personaggi misteriosi si fondono con la cultura orientale sul tavolo da gioco, allora potete tranquillamente chiudere il video e premere acquista. Ci tengo peraltro a segnalare che i nostri amici di Ars Manufactoria sono recentemente diventati distributori ufficiali di Bushido, quindi potete fare serenamente i vostri acquisti dal loro sito senza il timore di incorrere in tasse doganali o spropositate spese di spedizione. Ma se non vi avessi ancora convinto, andiamo insieme a vedere perché Bushido è un altro bellissimo gioco degno di nota. Innanzitutto le regole base sono estremamente semplici e contenute in un piccolo libretto a 5 di 95 pagine, ricco di bellissime illustrazioni dei personaggi e, come detto in altri video, si capisce subito quando un manuale è scritto per un ambiente competitivo. Questo è un altro esempio. Il gioco è per due giocatori e ogni fase del turno o azione è descritta in maniera procedurale per far sì che durante la partita non ci siano discussioni su quale sia l'ordine con cui si risolvono le cose e che non sorgano discussioni soprattutto durante i tornei. Infatti le regole non lasciano molto spazio alle interpretazioni. Detto questo, Bushido è uno di quei giochi dove le regole sono principalmente ciò che è scritto nelle carte dei tuoi personaggi. Infatti, seppur ci siano delle abilità comuni descritte nel regolamento, molti modelli hanno delle caratterizzazioni specifiche descritte sulle loro carte. Questo ovviamente aggiunge moltissimo carattere ai personaggi, alle fazioni, con combo e regole specifiche, ma rende chiaramente le vostre partite, almeno le prime, un po' più complesse, dovendo conoscere quello che ogni personaggio fa e quali sono le sinergie tra i pezzi in campo. Bushido introduce delle regole molto innovative che sono, a mio avviso, perfette per questa ambientazione di gioco. Prima fra tutte, le attivazioni si alternano ad ogni azione e non al termine dei loro punti azione come saremo normalmente abituati.
Quindi quando si sceglie un modello da attivare, gli faremo fare un'azione semplice o un'azione complessa e poi il turno passa al nostro avversario, che farà altrettanto con uno dei suoi modelli e così via finché non si esauriranno tutti i punti azione a nostra disposizione. Le azioni semplici costano un punto azioni e le azioni complesse ne costano 2. Quando un modello ha eseguito un'azione semplice si dice stanco e potrà attivare di nuovo nello stesso turno, mentre dopo un'azione complessa è detto esausto e non potrà più attivare nel turno corrente. Questa meccanica rende il gioco molto dinamico e molto veloce, tenendo l'interazione tra i giocatori molto alta, quasi scacchistica. Altra dinamica innovativa è l'uso dei dadi nei test. In Bushido si utilizzano i D6, ma in una maniera del tutto nuova che personalmente trovo geniale. Se si cerca di eseguire un test su una caratteristica, si tira il numero di dadi indicato da questa, per esempio se si esegue un test agilità con 3 dadi, si scartano eventuali dadi con risultato 1. Si prende il risultato più alto ottenuto e si somma un più 1 per ogni dado rimanente, che sono chiamati dadi di supporto. Mettiamo si fosse ottenuto un 5, un 4 ed un 1, il nostro risultato totale sarebbe stato di 6, ovvero 5 più 1 per il nostro 4, mentre l'1 era stato scartato. A questo si sommano e sottraggono modificatori normalmente al risultato finale, ma l'innovazione di questa meccanica trova la sua massima espressione nella cosa fondamentale in un gioco di arti marziali, ovvero nel combattimento corpo a corpo. Infatti i giocatori andranno a scegliere quali dei loro dadi attacco decideranno di assegnare in difesa e quali in attacco. Questa scelta è segreta e avviene contemporaneamente, quindi i giocatori tirano i loro dadi e confrontano i dadi di attacco e difesa contemporaneamente. Come detto, un modo semplicemente geniale per rappresentare un rapido scambio di colpi tra professionisti delle arti marziali, dove il successo di attacco o difesa dipende da te e da dove decidi di concentrare le tue energie. Infine, ovviamente, in un gioco di arti marziali non poteva mancare l'uso intenso del Chi per eseguire le proprie abilità speciali. Queste si eseguono attraverso punti Chi che si ripristinano ogni turno e si vanno ad aggiungere al nostro pool di segnalini Chi per ogni modello. Questi possono essere spesi in vari modi, come ad esempio dare un boost alla caratteristica di un personaggio o principalmente per lanciare abilità speciali e specifiche di ogni personaggio indicate sulle loro carte. Altro aspetto che ci fa capire quanto importante sia il posizionamento dei nostri pezzi è il fatto che in Bushido l'orientamento dei modelli è estremamente importante, perché in questo gioco la linea di vista è a 180 gradi, quindi solo frontale. Infatti è importante mostrare sulla vasetta l'arco di vista frontale. Cogliere un nemico alle spalle è assolutamente decisivo per infliggere un colpo fatale. Piccola nota, ogni fazione ha anche una serie di carte miglioramento da poter dare ai vari personaggi, alcune specifiche di un personaggio che permettono di aggiungere alcuni effetti e bilanciare le debolezze. Questo dà ulteriormente personalità ad una squadra in funzione di come prepari la tua lista. Quindi, ricapitolando, i punti di forza sono: si gioca su un campo piccolo, 2 piedi per 2 piedi, il che ci porta subito nel vivo dell'azione, pochi modelli in campo ma molto caratterizzati, bellissime miniature in metallo piene di dettagli, meccanica di gioco fresca ed innovativa, perfetta per valorizzare il corpo a corpo, poche e semplici regole, partite di durata contenuta. 2 giocatori esperti possono senz'altro completare una sessione di gioco entro un'ora. Le regole, come detto, sono semplici ma non sono banali e anzi richiedono un discreto sforzo prima di poterle padroneggiare. Questo, come succede in tutti i giochi che utilizzano molto testo sulle carte dei personaggi. Una cosa che mi fa un po' storcere il naso, ma che sono sicuro invece molti giocatori in cerca di profondità tattica apprezzeranno sicuramente. Unica opportunità mancata quella di poter leggere approfondimenti sul background delle fazioni. L'universo del gioco è estremamente intrigante e ricco di personaggi di spessore. Sarei stato super felice di leggere di più sulla storia e la loro lore, ma al momento non sembra essere disponibile molto di più di una pagina per fazione in fondo al libro. Come detto, questo è perfettamente congruo con il fatto che il gioco spinge verso un ambiente più competitivo che narrativo. Voglio chiudere approfittando di questo spazio per rinnovare pubblicamente la mia offerta in qualità di editori a GCT Studio di occuparmi della traduzione dei manuali e carte, avvalendomi anche dell'aiuto di Ars Manufactoria
di permettere alla comunità di giocatori del nostro paese di godere di un prodotto totalmente localizzato. In tal senso, se siete giocatori e vi piacerebbe comunque vedere questo gioco tradotto e commercializzato nella nostra lingua, vi chiedo di far sentire la vostra voce nei commenti e cercare di smuovere qualche sentimento positivo. In tal senso, ragazzi della GCT Studio, di affidarmi questo lavoro. Ci sarebbe come al solito molto altro da dire, ma credo di avervi dato un'idea abbastanza esaustiva. Se lo conoscevate già e lo provate o volete farmi sapere le vostre opinioni, avete ulteriori domande, fatemelo sapere senza problemi nei commenti, sarò felice di rispondervi. E anche per questo video è tutto. Come al solito non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle novità del mondo del wargame e dei giochi di miniature. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, ci rivediamo al prossimo video, a presto!